Amici pescatori dalla spiaggia, eccomi qua, sono nel Golfo di Oristano a Torre Grande per girare la seconda puntata del format a pesca con 5 euro di. Vi ricordo che la prima puntata è stata girata con 5 euro di cozze, quindi nel caso ve la foste persa vi ricordo che nella playlist del canale YouTube Roberta Cardi Fishing Channel lo trovate, ma anzi vi metto anche il link qui sopra. Oggi invece per la seconda puntata che cosa ho trovato in pescheria? 5 euro di gamberi. Alle mie spalle ci sono le canne pronte da abbinarci il mulinello. Non le metterò in pesca tutte, le metterò in occasione a seconda delle necessità. Ovviamente vi illustrerò tutti gli abbinamenti e tutti gli assetti, ma parliamo del gambero. Oggi è lunedì, siamo ad aprile, ancora ad aprile, anche la puntata delle cozze l'ho girata ad aprile. Una giornata abbastanza ventosa. Il problema è che quando hai il tempo di andare a pesca il lunedì in pescheria trovi poco e niente. Infatti i gamberi che ho trovato sono stati congelati, a detta del pescivendolo sono stati congelati sabato, quindi questi c'erano e questi utilizziamo. Il gambero è un'esca più consistente, quindi potremmo lanciarla anche più lontano, a distanze più significative. Per abbinare, diciamo, un'esca del genere ho optato per una spiaggia molto profonda, perché comunque la spiaggia molto profonda presenta anche delle tipologie di pesce che sono tra le più svariate e danno, diciamo, una maggiore garanzia per catture multiple non come numero di pesci ma come numero di specie. Comunque adesso mi metto all'opera sperando che questo vento non salga più di tanto e non disturbi, e iniziamo a vedere gli inneschi, che sono la cosa più importante. Vi presento i gamberi che sono usciti con 5 euro. Adesso li metto al sole per farli scongelare e poi si parte. Il gambero inizia già a dare i suoi segnali già dal primo lancio. Vediamo un pochino se c'è rimasto. Una mormora da rilascio presa sul gambero, ne rimane veramente un pezzettino piccolissimo, libero subito, da rilascio. Per quanto riguarda i gamberi, ricordatevi di tenerne sempre una parte all'ombra per utilizzarli freschi eccetera, e una parte metteteli sempre al sole o al vento, perché poi io adesso ne sto tirando fuori un pochino, li sguscio e li lascio essiccare, anzi lo faccio adesso così vediamo l'operazione. Intanto gli levo la testa e il guscio come notate lo sto lasciando ai gabbiani, la testa la sto conservando. Li metto al sole ma soprattutto al vento, così si asciugano e acquisiscono un altro po' più di consistenza. Questo mi tornerà utile quando faremo gli inneschi senza filo elastico. Quindi io adesso faccio un po' di preparativi, ecco qua, la testa via,
la testa via. E mentre questi si asciugano ne tiro fuori due da innescare col guscio, perché ovviamente una opzione che preserva l'esca da tutta la minutaglia è quella di innescarla col guscio. Partiamo come sempre dagli ami. Non è un caso che ho preso un gambero piccolo e un gambero grande, perché qui ho un amo piccolo dell'8 e un amo grande del 2. Sono tutte e due a becco d'aquila, quindi quando si innesca il gambero intero io gli levo sia la testa che la coda, semplicemente per il fatto di minimizzare quell'effetto curvo per cui quando recuperi la coda potrebbe creare quel famoso effetto twist fastidioso che ti fa rovinare tutto il bracciolo. Levo anche le zampette e semplicemente si passa. Questo è il gambero grande, quindi lo metto sull'amo grande. La parte grande del gambero la sfrutto per agevolare la curva dell'amo, se no il gambero si distruggerebbe, e in questo modo riesco a innescarlo senza danneggiarlo. Ok? Poi io non so se ci pescherò mai qualcosa, però un tentativo bisogna pur farlo. Quindi levo la testa, levo la coda, levo le zampette e faccio lo stesso discorso. Sull'amo dell'8. Quindi la curva del gambero la sfrutto per farlo passare senza far rovinare l'innesco. In questo modo il gambero è protetto. Se proprio deve arrivare qualche pesce più grosso non si metterà certo problemi a ingoiare tutto, gambero, guscio e magari anche l'amo. Vediamo un po' perché è pesante. Questa l'ho lanciata a distanza, quindi ovviamente essendo molto profonda potrebbe essere il peso iniziale quello proprio del fondo, il piombo che risale la sabbia, magari anche un po' limaccioso, fangoso. Poi dopo un po', se c'è il pesce, già si sente. Allora, abbiamo una sparlotta, del gambero è rimasto veramente ben poco, e sotto una inaspettata oratella allamata per un pelo. Che il gambero desse risultati in questa spiaggia non l'ho mai messo in dubbio. Oggi probabilmente rispetto alla puntata con le cozze, probabilmente oggi si vedrà pesce in più. Prima di vedere il prossimo innesco vi do un altro consiglio. Quando l'ago si utilizza col gambero diventa tutto rugoso, perché ovviamente la polpa di gambero si incrosta sul lago, quindi periodicamente nel nostro secchio infiliamo l'ago, lo puliamo in modo che così anche l'innesco e soprattutto i microinneschi scorrono molto meglio sul lago. Comunque mi è venuta così perché mi è venuta in mente, mi sono ricordato e ve l'ho detto. Qui adesso dobbiamo fare un innesco col gambero intero. Che problema dà il gambero intero? Che ha la sua forma curva, quindi se noi lo inneschiamo così, anche se col filo elastico cerchiamo di modellarlo, rimarrà sempre così, a U. Ogni volta che recuperiamo troviamo tutto il bracciolo arrotolato, attorcigliato, perché fa l'effetto elica
Quindi un modo per eliminare il più possibile questo problema è, vieni qua, zoom, bisogna piegare il gambero al contrario rispetto alla sua forma, ok? Il gambero naturalmente si piega così, bisogna piegarlo al contrario e sentire, purtroppo non ve lo posso far vedere, ma ecco qua, tac e tac, si sono rotte le due fibre muscolari centrali e adesso l'innesco rimane dritto, quindi possiamo ovviamente modellarlo in funzione dell'amo che stiamo utilizzando, sempre tramite l'ago. La curva del gambero ci aiuta a ovviare alla curva dell'amo. Ecco, il filo elastico si fa lo stesso principio, vicino all'amo giusto qualche giro, ma ci allontaniamo subito e più ci avviciniamo alla coda e più aumentano i nostri giri. Così, in poche parole, il blocco lo facciamo lontano dall'amo, così il gambero non scende sulla punta dell'amo, la punta dell'amo rimane comunque sempre fuori e catturante, e in questo modo lo possiamo lanciare anche abbastanza potente, perché, ripeto, la strozzatura in alto evita che il gambero scenda sulla punta dell'amo e poi la punta dell'amo rimanga coperta dal boccone. C'è la leggering che ho messo non a 1 metro, di meno, eccola lì che sta mangiando. C'è qualcosa che sta mangiucchiando, perché sto guardando se sono arrivate le cestella o magari qualche aguglia, non lo so. Comunque un pescetto che sta mangiando nel granino, sempre e rigorosamente il gambero. Adesso controllo, va. Che miseria, mi si è slamato, guardate come mi ha lasciato l'innesco. Questo è il pezzettino di gambero, guardate che condizioni è. Peccato, vabbè, c'ho una modellotto, quindi abbastanza grandetto, però niente, ci rilancio e vediamo cosa succede. È parecchio pesante, sa che qua c'è qualche pesce, o ce ne sono 2 o 3, oppure magari ce n'è uno serio, sempre con l'unica canna che ho lanciato a distanza. 1 e 2. Però un pagello, lo sapevo che c'erano i pagelli qua. A momenti si ingoia anche il pop-up, però ecco il pezzo di gambero che gli sbuca. Eccolo qua, pezzo di gambero in coppiola con l'immancabile sfarlotta che è qua. Anche qua, ho visto? Qua. Pezzettino di gambero avanzato, è giusto quello che c'era intorno al filo elastico, e
coppioletta. Invece la corta distanza per ora ha dato giusto quella mormore iniziale, però confido più sul calasole per quella distanza lì. Qua continuo a martellare con la hydrogen e magari esce qualche pagello più bellino. Adesso farlo uscire, eccola lì. Un'altra oratella, chissà che non escano più grandette quando arriva il calasole. Si è ingoiato tutto il gambero intero, non posso più farvi vedere l'innesco, però oratella sta iniziando a dare un po' su tutte le distanze. Prima ha dato molti pesci lanciando lungo, ma vedrete che adesso che arriva tra un paio d'ore arriva il calasole, vedrete che qualche cosa di oggi mi sento che qualcosa di bello esce. Come sempre vi presento la montatura, anzi anche direttamente la canna. Qui ho una canna molto leggera, la Athena Beach, la sto utilizzando, a parte che l'ho abbinata con un mulinello 4000, no, questo è il Crius, no, quindi è il 5005. Da qui potete vedere che c'è il 18 in bobina, shock leader conico dello 0.28 e montatura altrettanto dello 0.28, quindi piombetto da 75 grammi, poi c'è il primo snodo. Io utilizzo, lo sapete, utilizzo il micro sgancio, come vedete, micro sgancio bloccato da 2 perline. Queste sono le Fast Link Swivel, un bracciolo lungo 1,20 m, questa è una montatura a 2 ami, e l'altro snodo vicino allo sgancio dello shock leader, quindi altrettanto, come vedete c'è la soletta, come vedete qui c'è l'asola ricoperta da un pezzo di tubicino, e questo è lo sgancio dello shock leader, come vedete ridotto al minimo, e il copri sgancio veloce e rapido. Questa è una montatura a 2 ami che mi consente di utilizzare braccioli molto lunghi. Controllino anche sulla canna lanciata lontano, che come sempre è pesante, però questa volta è più pesante di tutte le altre. Una sparlotta che probabilmente era a spasso anche con alghe, chissà che cosa, perché no, c'è un ghiozzo, una sparlottina sul micro innesco di gambero. È quello che non mi aspettavo. Evidentemente ero su un qualcosa misto, alga eccetera. Siamo riusciti a prendere anche una bavosetta, sempre col gambero, guardate tutto il filo elastico ancora, comunque roba da liberare. Prima di parlare di micro inneschi voglio spiegarvi la montatura, quella montatura con cui avete visto più volte più catture, perché prevalentemente sto andando in fondale dove ci sono pagelli, sparlotte, ogni tanto sì, avete visto, capita un'oratella, però ami abbastanza piccoli che richiedono inneschi abbastanza piccoli, quindi utilizzo una eclettica che è quella da 80 cm, quindi una montatura dello 0,37 perché ci sto spingendo 125 grammi con una canna abbastanza potente, quindi lo spazio tra i due snodi sono 80 cm, un bracciolo da 75, si ripete tutte e tre per tutti e tre gli snodi. Eclettica perché ha uno snodo anche vicino all'aggancio dello shock leader, qui però ci metto una sfera anziché una girella, perché se mi serve utilizzare tutti e tre gli ami sopra il piombo, levo l'amo pescatore
lo aggancio qui e ho appunto una montatura eclettica che può cambiare assetto senza bisogno di cambiare montatura. Questa montatura, che insidia pesci con la bocca piccola, mi richiedono, visto che posso utilizzare solo il gambero, dei micro inneschi di gambero. Vediamo come sfruttarlo. Questi sono i gamberi che ho messo ad asciugare prima. Come vedete non sono più si è asciugata la pelle. Per i micro inneschi utilizzo solo, non trovo più la forbice, per i micro inneschi utilizzo la parte della coda del gambero, quindi devo farne 3, mi taglio i 3 bocconi. Ecco, questo che è un gambero grande, riesco a sfruttare il pezzo. Allora, prima di tutto si passa come sempre sul lago, lo passo tramite l'ago sul lamo, ok. Adesso il filo elastico, ricordatevi, il filo elastico deve essere meno possibile, non mettete troppo filo elastico perché ne va della morbidezza dell'esca, quindi nella parte vicino all'amo ci faccio giusto qualche giro morbido, poi più mi allontano dalla punta dell'amo più aumento le spire e aumento la pressione. Ecco, poi qui proprio alla fine faccio altri 5-6 giri, spezzo e il bocconcino, questo è un bocconcino che resiste anche a lanci abbastanza potenti. Come vedete la punta del lamo è sempre, come ve la faccio vedere, è sempre fuori. Un innesco del genere ovviamente si può fare anche su un bracciolo lungo con un pop-up un pochettino più grande, se volessimo cercare le leccestella, le aguglie, pesci di superficie. Quindi stiamo parlando di un innesco che utilizza l'ultimo pezzo del gambero, fatto asciugare al sole e al vento per una decina di minuti e poi fissato con il filo elastico solo nella parte superiore, cioè quella lontana dall'amo. Sto parlando di bocconi che, anche se si sono asciugati per effetto del sole e del vento, non è che ci tiriamo 150 grammi a tutta potenza, è sempre per una pesca leggera con una canna da beach, 50-70 grammi, non di più, e a distanza ravvicinata. L'ultima oratella l'ho pescata esattamente così, con un pezzettino di gambero senza filo elastico, perché meno filo elastico c'è meglio è, e la presentazione dell'esca è tutta un'altra cosa. Però se invece dobbiamo lanciarla lontano, il filo elastico è necessario. Guardate l'esempio di prima, la cima che era poco piegata e adesso molto piegata. Vediamo se sono riuscito a perdere anche questo pesce per far vedere le mangiate. Sto gambero ci sta dando da fare. Oh là! Vabbè, questa canna è molto leggera, però ecco qua. Incominciano a diventare più grandi queste oratelle. Bene, bene. Sempre sul gambero, perché nessuno imbroglia qua, guardate. Tutto il filo elastico macchiato di rosa del gambero. Avrei preferito mangiarmeli comunque. La taglia sta cominciando a aumentare e il calasole è ancora un po' lontanuccio, quindi promette bene. Andiamo avanti con gli inneschi. Può capitare che tagliando tutte le code dei gamberi per i micro inneschi poi avanzano le parti centrali, quindi l'altra metà del gambero. Qui per esempio ne ho anche una bella grossa. Allora vediamo, vedete qua gli ho tagliato la coda. Adesso se volessi mettere questo boccone su un amo dell'8, ovviamente il gambero è troppo grande,
C'è un modo per modellarlo che è il più conveniente in assoluto. Innanzitutto lo accorcio partendo dalla testa, perché comunque come innesco ci siamo. Per renderlo meno grosso uno dice vabbè, ne taglio un pezzo, però bisogna tagliare, cioè conviene tagliare sempre la parte bassa del gambero, e adesso vi spiego anche perché io mi salvo sempre la parte di sopra, questa pellicola arancione. Quando si asciuga al vento diventa veramente molto molto tenace, e tra l'altro, se avete notato su molte catture, quando vi dicevo è rimasto un brandellino di gambero, il brandellino è proprio attaccato a questa pellaccia dura. Quindi se dobbiamo ridurre un innesco per la forma dell'amo che ci interessa, tagliamolo dalla parte di sotto delle zampe. Poi io un pochettino gli faccio una specie di invito per quello che può essere la futura sede dell'amo. Quindi cosa faccio? Appoggio il gambero sul lago, arrivo su, lo incastro con l'amo, come vedete rimane fermo da solo, e adesso col filo elastico posso sempre moderatamente procedere . Io non so se incontrerò mai un giorno in cui devo usare il filo elastico e non c'è vento. C'è sempre vento. Ecco fatto. Come sempre la chiusura la faccio lontano dalla punta dell'amo ed ecco un boccone perfetto per l'amo che noi abbiamo scelto. E guardate anche come si presenta. Mi viene voglia di mangiarmelo. Ormai è sistematico, cioè andare sulla lunga distanza, che sia con qualunque tipo di esca, anche col gambero, le sparlotte sono sempre presenti. Adesso questa è una coppiola perché ho levato il terzo amo, e ve lo spiego anche, col vento laterale a volte lanciavo e il pesce non riuscivo sempre a raggiungerlo come distanza, quindi ho sacrificato un'esca, un amo, sono andato molto ma molto più lontano, quindi nell'habitat delle sparlotte, e al primo lancio ho fatto la coppiola. Quindi un altro consiglio così volante, a prescindere dal gambero, è quando vedete che il pesce smette di mangiare, soprattutto se state lanciando comunque lontano rispetto alle vostre possibilità, levate un'esca, a volte anche due, pescate a un amo, a due ami, e guadagnate e recuperate un bel po' di metri. Bene, il calasole come sempre lo aspetto con molto piacere, quindi adesso mi organizzerò un piccolo cambio tattico, poi lo vedremo nello specifico, nel senso che inizierò a mettere qualche pop-up luminoso per staccare l'esca dal fondo, il gambero, per vedere se ci sono pesci di altre specie, tipo boghe, sugarelli, insomma pesci che non abbiamo visto sino adesso. Aspetto come sempre il calasole e il buio per sperare in un aumento delle catture e per farvi vedere sempre
qualche situazione che non posso prevedere, cioè non può fare un video magari istruttivo di pesca decidendo già cosa deve succedere, è impossibile. Io purtroppo devo aspettare gli eventi, anzi fortunatamente devo aspettare gli eventi, e quando si verificano metto a disposizione la mia esperienza. Bello il tramonto, guardate che figata. Adesso sono al buio e adesso sono alla luce. Laggiù dove sto facendo le sparlotte a ripetizione ogni tanto esce fuori anche un'oratina da rilascio, però il gambero, mamma mia, che bella esca, è proprio un'esca formidabile. Ricordatevi quando c'è il tramonto, almeno un'esca a galla, luminoso o non luminoso, ma a galla a una determinata distanza, perché le boghe, i sugarelli, quei pesci lì, il momento magico è quello, quindi sempre. Allora, le tenebre sono arrivate, però è successo qualcosa, è successo che ho trovato una canna dritta, ho detto finalmente è arrivato il bel pesce, e invece no, ho trovato il filo tagliato, quindi questa è una zona in cui notoriamente i pesci serra circolano, è molto profonda, ci sono i pontili su un lato, il porto industriale, insomma l'habitat per i pesci serra c'è, e quindi cosa ho fatto? Quando ci sono i predatori ho detto cavolo, almeno 2 pesci di notte li voglio prendere, ho lanciato vicinissimo, perché ovviamente quando i predatori sono in circolazione tutti i pesci solitamente circolano nei primissimi metri, e infatti qui ho avuto una mangiata, ma ho avuto una mangiata e poi è rimasto fermo, quindi adesso controllo. Però i pesci serra ad aprile onestamente non che si volatilizzino, per carità, però non pensavo di avere a che fare con i pesci serra adesso, quindi vediamo se è rimasto attaccato. Sì, qualcosa c'è, però ma che roba è? Ma che roba è? No, c'ho paura anche a toccare. No, aspetta, ho capito. Non mi ricordo come si chiama, però non lo pescavo forse da una quindicina di anni, non me lo ricordo il nome, è una specie di mezzo grongo, c'ha la coda del grongo, veramente non lo pescavo da parecchio tempo sto pesce, un pesce così, forse a Cardedu l'avevo preso. Vabbè, comunque niente, tutto mi aspettavo fuorché un pesce come questo, che è libero. Adesso provo a insistere un pochettino sui primissimi metri, magari giusto per fare qualche altro pesce con questo fantastico gambero. Diversamente sperare di prendere un pesce serra col gambero mi sembra abbastanza improbabile, quindi nel caso la pescata finisce qui. La tattica preannunciata di avvicinare le esche ha funzionato, quindi adesso, sempre che sia rimasto appeso, leviamo l'ultimo pesce, poi chiusura e viva il gambero, Speriamo. Devo accendere perché non vedo un tubo. Sì, dai. Proprio negli ultimi mesi. No, si è sganciato, eccolo lì. Porca miseria. No, vabbè. Si è sganciato. Però niente, si è fatto tardi, è lunedì. Vabbè, domani è festa, però
vorremmo anche andare a letto presto, soprattutto anche chi sta dietro questa telecamera, che è Vincenzo. Tanto lo vedrete nei titoli di coda. Allora, tiriamo due somme. Il gambero ho cercato di utilizzarlo in tutti i modi possibili e immaginabili. L'ho messo a galla, a fondo, l'ho messo fluttuante, l'ho messo su dei pop-up luminosi. Non sono stato a riprendere tutte le sparlotte che ho levato tirando lontano, ma perché era inutile. L'importante era far vedere come utilizzare il gambero. È un test che è andato a buon fine e io la butto lì. Non so se sia stato colpa dei pesci serra oppure no, ma la butto lì. E se il gambero fosse un'esca più da pesca diurna che notturna, chi lo sa. Io intanto una pescata con 5 euro ce li ho in tasca da stamattina. Io una pescata con 5 euro di gamberi l'ho fatta. Niente, la prima è andata con le cozze, la seconda col gambero, la terza chi lo sa. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e così saprete la terza puntata di A Pesca con 5 euro con quale esca sarà. Ciao a tutti.